È un pomeriggio soleggiato in un mercato artigianale a Firenze. Anna, una turista, sta guardando una bancarella di souvenir. C'è un venditore, Marco. Buongiorno. Che belle queste sciarpe di seta. Sono fatte a mano? Buongiorno signorina. Sì, sono tutte fatte qui, a Firenze. Vera seta italiana, di alta qualità. Magnifico. Mi piace molto questa sciarpa blu con i gigli. Quanto costa? Ah, una scelta eccellente. Quel modello è molto popolare. Costa 35 euro. 35 euro. È un po' cara per una sciarpa, non crede? Ma è seta pura, signorina. E fatta con amore. Un ricordo unico di Firenze. Capisco, ma il mio budget è un po' limitato. Potrebbe farmi uno sconto? Per lei, che è così simpatica, posso fare 30 euro. Che ne dice? 30 euro è ancora un po' tanto. Se prendessi anche quel piccolo portafoglio di pelle. Ah, vuole il portafoglio. Quello costa 20 euro. Quindi in totale 50. Troppo, vero? Sì, un po' troppo. Per entrambi, potrei offrire 40 euro? 40 euro. Ahimè, non riesco. Devo pur mangiare anch'io. Facciamo così. 45 euro e le regalo una piccola calamita di Firenze. MMM. 45 euro con la calamita. È un'offerta interessante. Ma io ne darei 42. Signorina, mi sta quasi facendo piangere. Ultima offerta, e non scendo più, 43 euro. È un affare per questi due prodotti di qualità. 43 euro. Ok, va bene. Affare fatto. Prendo la sciarpa blu e il portafoglio. E la calamita, giusto? Certo, la calamita è un regalo. Ottima scelta, non si pentirà. Pagamento in contanti o carta? In contanti, grazie. Ecco a lei. È stato un piacere fare acquisti qui. Il piacere è mio, signorina. Torni a trovarci a Firenze. Anna sorride, soddisfatta del suo acquisto e della sua prima negoziazione in italiano. Saluta Marco e continua la sua passeggiata nel mercato. Dove si trova Anna e cosa attira inizialmente la sua attenzione? Anna si trova in un mercato artigianale a Firenze ed è colpita dalle sciarpe di seta fatte a mano. Qual è il prezzo totale iniziale proposto da Marco per la sciarpa e il portafoglio? Il prezzo totale iniziale era di 55 euro, 35 per la sciarpa e 20 per il portafoglio. Perché Marco dice che la sciarpa è un ricordo unico?
perché è fatta a mano a Firenze con vera seta italiana di alta qualità. Quale espressione usa Anna per dire che il prezzo è troppo alto per lei? Anna usa l'espressione "è un po' cara" e spiega che il suo budget è limitato. Nella frase "mi piace molto questa sciarpa", qual è il soggetto grammaticale? Il soggetto è questa sciarpa. In italiano, con il verbo piacere, la cosa che piace è il soggetto della frase. Nella frase "le regalo una piccola calamita", a chi si riferisce il pronome ele? Il pronome ele è un pronome indiretto che significa a lei, riferito ad Anna. Cosa significa l'espressione affare fatto usata alla fine della negoziazione? Significa che entrambe le parti hanno accettato le condizioni e l'accordo è concluso con successo. Qual è il tempo verbale usato in "non si pentirà" e cosa indica? È il futuro semplice del verbo pentirsi. Indica una certezza del venditore su un evento che accadrà dopo l'acquisto. Sofia è una turista a Firenze. Ha una mappa, ma è un po' persa. Vede un signore anziano seduto su una panchina e decide di chiedere aiuto. Mi scusi, buongiorno. Potrebbe aiutarmi, per favore? Sono un po' persa. Buongiorno, signorina. Certo, dica pure. Dove vuole andare? Vorrei andare alla Galleria degli Uffizi. È lontano da qui? Ah, gli Uffizi. No, non è molto lontano. Allora, lei adesso è in Piazza della Signoria, giusto? Sì, esatto. Sono qui, vicino alla fontana. Bene. Per andare agli Uffizi deve prendere la strada qui a destra, proprio di fronte al Palazzo Vecchio. Si chiama Via della Ninna. Via della Ninna? Ok. E poi? Cammini sempre dritto per circa 200 metri. Vedrà un arco. Attraversi l'arco e si troverà nel piazzale degli Uffizi. L'ingresso è lì. Quindi giro a destra in Via della Ninna, cammino dritto, attraverso l'arco e sono arrivata. Esatto. Non può sbagliare. È proprio lì. Non prenda la prima strada a sinistra dopo l'arco. Quella va al Ponte Vecchio. Ah, grazie mille. È stato gentilissimo. È stato molto chiaro. Prego, signorina. Si figuri. Buona visita agli Uffizi. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. Si goda la passeggiata e faccia tante belle foto agli Uffizi. Buona giornata. Sofia sorride. Ora sa dove andare. Riprende la sua mappa e si incammina verso gli Uffizi con più sicurezza. Dove si trova Sofia quando chiede indicazioni? Sofia si trova in Piazza della Signoria a Firenze, vicino alla fontana.
Dove vuole andare Sofia? Vuole andare alla Galleria degli Uffizi. Qual è la prima istruzione che le dà il Signore? Le dice di prendere la strada a destra, di fronte al Palazzo Vecchio, che si chiama Via della Ninna. Cosa deve fare Sofia dopo aver camminato per 200 metri in Via della Ninna? Deve attraversare un arco. Quale luogo si trova prendendo la prima strada a sinistra dopo l'arco? Si trova il Ponte Vecchio. Qual è la forma di cortesia usata da Sofia per iniziare la conversazione? Usa "mi scusi", buongiorno. Potrebbe aiutarmi, per favore? Nella frase deve prendere la strada qui a destra è un avverbio di luogo. Qual è la sua funzione? Indica la direzione da seguire. Nella frase attraversi l'arco, il verbo è usato alla forma di cortesia. Quali sarebbero le forme per tu e per voi? Per il tu, informale, è attraversa, per il voi, plurale, è attraversate. Nella frase non può sbagliare, può è il verbo potere. Perché è usato in questo contesto? È usato per esprimere una possibilità o, in questo caso, una quasi certezza che non ci si può confondere. Qual è l'espressione di cortesia che il Signore usa per dire prego in modo più formale? Usa l'espressione si figuri. È sera e due amici, Giulia e Luca, si incontrano al bar per un caffè. Luca è appena tornato da un viaggio in Norvegia. Ciao Luca. Bentornato. Com'è andato il viaggio in Norvegia? Hai visto l'aurora boreale? Ciao Giulia. Il viaggio è stato incredibile. E sì, ho visto l'aurora. È stata un'esperienza magica. Non la dimenticherò mai. Wow. Racconta. Com'è esattamente? Sembra così misteriosa nelle foto. Allora, immagina il cielo notturno, molto scuro e pieno di stelle. Poi, all'improvviso, compaiono delle luci verdi, rosse, a volte anche viola, che danzano nel cielo. Danzano? Quindi si muovono? Sì, si muovono lentamente, cambiano forma, diventano più intense e poi svaniscono. È come una danza silenziosa. Sembrano quasi onde di luce. Incredibile. E perché si formano? È un fenomeno raro?
Non è rarissimo se sei nel posto giusto al momento giusto, cioè vicino ai poli, in inverno e con il cielo sereno. Si formano quando le particelle del Sole, cariche di energia, incontrano l'atmosfera terrestre. Le particelle del Sole? Quindi il Sole c'entra anche di notte? Esatto. Queste particelle, quando arrivano vicino alla Terra, si scontrano con i gas della nostra atmosfera. Questo scontro crea luce, come una lampadina gigante nel cielo. Capisco. E i colori diversi, da cosa dipendono? Dipendono dai gas che le particelle colpiscono e dall'altezza. Il verde, il più comune, viene dall'ossigeno. Il rosso anche dall'ossigeno, ma più in alto. L'azoto crea il blu o il viola. Affascinante. Mi viene voglia di partire subito. Hai fatto delle belle foto? Certo. Te le faccio vedere dopo. Ma dal vivo è 1000 volte meglio. Le foto non rendono giustizia alla magia. Posso solo immaginarlo. Quindi, per vederla, devo andare al nord, in inverno, e sperare nel cielo sereno. Sì, e tanta pazienza. A volte bisogna aspettare ore. Ma ne vale assolutamente la pena. Ora so cosa mettere nella mia lista dei desideri di viaggio. Grazie Luca. Figurati. Ti aiuterò a organizzare il viaggio quando deciderai. Giulia e Luca finiscono il caffè, entusiasti di aver condiviso un'esperienza così unica. Qual è lo scopo principale del viaggio di Luca in Norvegia? Lo scopo era vedere l'aurora boreale, un fenomeno naturale che ha descritto come un'esperienza magica e indimenticabile. In quale stagione è più probabile vedere l'aurora boreale secondo il dialogo? È più probabile vederla in inverno, quando il cielo è molto scuro e sereno. Cosa succede tecnicamente quando le particelle del Sole incontrano l'atmosfera terrestre? Le particelle cariche di energia si scontrano con i gas dell'atmosfera, creando emissioni di luce simili a una lampadina gigante. Analisi grammaticale. Nella frase "non la dimenticherò mai", a cosa si riferisce il pronome la? Il pronome la è un pronome diretto femminile singolare che si riferisce all'esperienza dell'aurora boreale. Nella frase Luca è appena tornato, che valore ha l'avverbio appena? Indica che l'azione del tornare si è conclusa in un passato molto recente rispetto al momento in cui si parla. Perché Luca dice che le foto non rendono giustizia all'aurora?
Significa che l'emozione e la bellezza del fenomeno visto dal vivo sono molto superiori a ciò che una semplice immagine può catturare. Quale modo e tempo verbale viene usato per esprimere un desiderio nella frase "mi viene voglia di partire subito"? Viene usato il presente indicativo, viene, ma la locuzione venire voglia di esprime un desiderio o un impulso immediato. Perché l'aurora boreale può apparire di colore viola o blu? Questi colori sono il risultato dello scontro delle particelle solari con il gas azoto presente nell'atmosfera. Marco e Lucia entrano in una trattoria tipica per cenare. Buonasera. Avete prenotato un tavolo? Sì, a nome Rossi. Un tavolo per 2, per favore. Certamente, seguitemi. Ecco il menù. Cosa desiderate da bere? Per me un'acqua naturale fredda e un bicchiere di vino bianco, grazie. Anche per me un bicchiere di vino. Come primo vorrei le lasagne al forno. Io invece prendo gli spaghetti alle vongole. Sono fresche? Sì, sono arrivate stamattina. Desiderate anche un contorno? No, grazie. Per ora va bene così. Dopo aver mangiato, Marco chiama la cameriera. Era tutto squisito. Possiamo avere il conto, per favore? Certo. In tutto sono 42 euro. Pagate insieme o separati? Paghiamo insieme. Ecco a lei la carta. Grazie mille. Marco e Lucia escono dal ristorante soddisfatti. Cosa significa vorrei quando Marco ordina le lasagne? È la forma cortese di voglio, usata per chiedere gentilmente. Quale espressione si usa per chiedere il prezzo finale al ristorante? Si dice, possiamo avere il conto, per favore? Cosa chiede la cameriera riguardo al metodo di pagamento? Chiede se preferiscono pagare insieme o separare il conto. Quale parola usa Lucia per sapere se il pesce è del giorno? Usa l'aggettivo fresche riferito alle vongole. Paolo non si sente bene da qualche giorno. Ha chiamato il suo medico e ora è nello studio per una visita. Buongiorno dottoressa. Buongiorno Paolo. Si accomodi. Allora, cosa c'è che non va? Dottoressa, non mi sento molto bene da 3 giorni. Ho mal di testa forte, un po' di febbre e mi fa male la gola quando deglutisco. Capisco. Ha anche tosse o raffreddore? Sì, ho un po' di tosse secca, soprattutto di notte. E il naso è chiuso. Va bene. Apra la bocca, per favore. La gola è un po' infiammata. Sembra una brutta influenza.
Devo prendere qualcosa. Sì, le prescrivo un antinfiammatorio per la gola e un farmaco per la febbre e il mal di testa. Li deve prendere per 5 giorni. Per 5 giorni. E quante volte al giorno? L'antinfiammatorio 2 volte al giorno dopo i pasti. Il farmaco per la febbre quando ha la febbre alta, ma non più di 3 volte al giorno. Chiaro. Ho bisogno di una ricetta per questi farmaci. Sì, le faccio subito la ricetta. Le consiglio anche di riposare molto e bere tanta acqua o tisane calde. Va bene, dottoressa. La ringrazio molto. Prego, Paolo. Mi raccomando, stia a riposo. Se non migliora in 3 giorni, mi richiami. Certo. Arrivederci. Arrivederci. Paolo esce dallo studio del medico con la ricetta in mano, sperando di stare meglio presto. Quali sono i principali sintomi di Paolo? Paolo ha mal di testa forte, un po' di febbre e gli fa male la gola quando deglutisce. Da quanti giorni Paolo non si sente bene? Paolo non si sente bene da 3 giorni. Cosa scopre la dottoressa dopo aver visitato Paolo? Scopre che la gola di Paolo è un po' infiammata e pensa sia una brutta influenza. Quali tipi di farmaci prescrive la dottoressa a Paolo? Gli prescrive un antinfiammatorio per la gola e un farmaco per la febbre e il mal di testa. Qual è il consiglio più importante che la dottoressa dà a Paolo per recuperare? Gli consiglia di riposare molto e bere tanta acqua o tisane calde. Nella frase si accomodi, quale pronome riflessivo è usato e perché? È usato il pronome si, che è la forma di cortesia a lei del verbo accomodarsi. Come si trasforma la frase mi fa male la gola e se volessimo dire che fa male la testa? Diventa mi fa male la testa o ho mal di testa. Il verbo prescrivo, dalla dottoressa, è un verbo irregolare. Qual è l'infinito e il significato? L'infinito è prescrivere e significa ordinare un farmaco o una cura. Nella frase li deve prendere per 5 giorni. Cosa indica li? Li è un pronome diretto e si riferisce ai farmaci, antinfiammatorio e farmaco per la febbre. Qual è il significato dell'espressione mi raccomando usata dalla dottoressa? È un'espressione per dare un consiglio o un'esortazione con enfasi,
Come è importante che tu faccia così. Giulia è al mercato e vuole comprare frutta e verdura fresca. Buongiorno. Dica pure, cosa le porto oggi? Abbiamo dei pomodori bellissimi. Buongiorno. Sì, ne prendo 1 chilo. Sono dolci. Vorrei fare un'insalata. Sono dolcissimi, signora. E poi, desidera altro? Abbiamo fragole in offerta. Prenda le fragole, signora. Io le ho comprate prima e sono squisite. Va bene, mi ha convinta. Prendo 2 vaschette di fragole e un cespo di lattuga. Ecco a lei. Sono 1 chilo di pomodori, 2 di fragole e la lattuga. In tutto sono 12 euro. Accetta la carta di credito o preferisce i contanti? Meglio i contanti, se può. Il bancomat oggi non funziona bene. Nessun problema. Ecco a lei 15 euro. Tenga pure il resto. Grazie mille, gentilissima. Buona giornata e buon appetito. Giulia torna a casa con la sua spesa fresca. Cosa intende il fruttivendolo con cosa le porto? È un modo cortese per chiedere cosa desidera comprare. Quale unità di misura usa Giulia per i pomodori? Usa il chilo, chilogrammo, l'unità standard per pesare la verdura. Cosa significa l'espressione tenga pure il resto? Significa che il cliente lascia la differenza di denaro al venditore. Perché il venditore preferisce i contanti? Perché il bancomat, il terminale per le carte, non funziona bene. Il mercato è caotico. Anna cammina avanti e indietro davanti allo stand di Luca. Sembra molto preoccupata. Luca, aiuto. Ho un problema enorme con la cena di stasera. Non trovo l'ingrediente segreto. Calma, Anna. Dimmi tutto. Cosa manca nella tua borsa della spesa? Qui abbiamo di tutto. Cerco le zucchine chiare, quelle piccole e dolci. Ho girato tutto il mercato ma sono sparite. Le zucchine chiare. Strano, ne avevo 3 casse piene stamattina presto. Fammi controllare bene. Ti prego, guarda ovunque. Senza quelle non posso fare la torta salata per i miei suoceri. Vediamo un po'. Qui sotto ci sono le melanzane e i peperoni. Niente zucchine per ora. Forse qualcuno le ha comprate tutte in un blocco solo? Sarebbe un vero disastro per me. Aspetta, mi ricordo che un cliente ne ha prese molte poco fa. Forse era lo chef del ristorante qui vicino. Oh no! Se le ha prese lui, io sono fritta. Ho già comprato la ricotta e la menta fresca.
Non mollare. Controllo nel retro del furgone. A volte lascio lì una cassa di riserva per le emergenze. Spero che ci sia ancora qualcosa. Il tempo stringe e devo ancora pulirle e cucinarle. Niente nel furgone. Però guarda dietro quel sacco di patate. Vedo un colore verde pallido. Sì. Le vedo anche io. Sembrano proprio loro. Luca, sei il mio eroe del sabato mattina. Eccole qui. Erano nascoste bene, poverine. Sono freschissime e molto tenere. Guarda che belle. Sono perfette. Proprio quelle che servono a me. Ne prendo 1,5 chili, grazie. Ottimo. Te le metto subito nel sacchetto. Vuoi anche dei fiori di zucca? Sono in offerta. Sì, volentieri. Posso friggerli come antipasto. I miei suoceri adorano il fritto misto. Allora aggiungo un mazzetto di fiori. Ti serve altro? Magari un po' di basilico profumato. Il basilico ce l'ho sul balcone, grazie. Quanto ti devo per tutto questo ben di Dio? Dunque, zucchine e fiori, facciamo 8 € tondi. Ti faccio un piccolo sconto oggi. Grazie mille, Luca. Sei sempre molto gentile con me. Ecco a te 10 €. E 2 € di resto per te. Buona cucina e buona fortuna con i tuoi ospiti. Crepi il lupo. Ci vediamo la prossima settimana per raccontarti com'è andata la cena. Non mancare. Io sarò qui con le migliori verdure della zona. Buona giornata, Anna. Buona giornata anche a te e buon lavoro con questo caldo. A presto! Anna si allontana con un passo veloce e un grande sorriso, pronta per la sua sfida ai fornelli. Qual è il piatto che Anna deve cucinare per i suoi suoceri? Anna deve preparare una torta salata e dei fiori di zucca fritti. Chi potrebbe aver comprato quasi tutte le zucchine prima di Anna? Luca pensa che sia stato lo chef del ristorante vicino al mercato. Dove vengono ritrovate finalmente le zucchine scomparse? Vengono ritrovate nascoste dietro un sacco di patate nello stand di Luca. Qual è il prezzo finale che Anna paga per la sua spesa? Anna paga 8 € in totale, dopo che Luca le ha fatto un piccolo sconto. Giulia è preoccupata davanti al tabellone dei treni che sembra bloccato. Scusi, signore, sa se il treno per Roma delle 10:30 è già partito? No, non si preoccupi, c'è un guasto sulla linea e tutti i treni hanno ritardo. Ah, meno male, cioè, mi dispiace, ma almeno non l'ho perso.
Sa quale sarà il binario? Di solito è il binario 4, ma oggi lo hanno spostato al binario 12, quello in fondo. Al 12. È lontanissimo. Devo correre o ho ancora tempo? L'annuncio ha detto che partirà tra 15 minuti, se cammina veloce ce la fa. Grazie mille per l'aiuto. Devo anche convalidare il biglietto? Se ha il biglietto digitale no, ma se è quello cartaceo deve timbrarlo alle macchinette verdi. Ho quello digitale sul telefono. Allora vado subito. Grazie ancora. Giulia chiede del treno per Roma. Quale preposizione si usa sempre davanti ai nomi di città? Si usa la preposizione semplice vado a Roma, abito a Milano. Il signore dice che il binario 12 è in fondo. Cosa significa questa espressione? Significa che si trova nella parte più lontana o finale della stazione. Cosa deve fare Giulia se possiede un biglietto cartaceo? Deve convalidarlo o timbrarlo usando le apposite macchinette verdi prima di salire. Il signore dice se cammina veloce ce la fa. A cosa serve l'espressione ce la fa? Deriva dal verbo farcela e significa riuscire a fare qualcosa o arrivare in tempo. Qual è la differenza tra binario e treno? Il treno è il veicolo su cui si viaggia. Il binario è la piattaforma numerata dove il treno si ferma. Giulia esclama meno male. In quali occasioni si usa questa espressione? Si usa per esprimere sollievo quando una situazione che temevamo non si è verificata o è finita bene. Il signore parla di un guasto sulla linea. Cosa intende? Significa che c'è un problema tecnico o un malfunzionamento che impedisce la normale circolazione dei treni. Cosa significa che un treno va in ritardo? Significa che il treno non partirà o non arriverà all'orario previsto, ma più tardi. Il signor Rossi chiama il servizio clienti della compagnia elettrica perché ha ricevuto una bolletta molto alta. Buongiorno, servizio clienti luce e gas. Sono Elena. Come posso aiutarla? Buongiorno Elena. Senta, chiamo perché sono molto preoccupato. Ho ricevuto la bolletta di dicembre ed è altissima. Mi dispiace. Può dirmi il suo codice cliente, per favore? Lo trova in alto a destra sulla bolletta. Sì, un momento, ecco, il codice è 987654321. 4321. Grazie.
Vedo che l'importo è di 450 euro. È corretto? Sì, esatto. Ma è impossibile. Di solito pago 80 euro. Vivo da solo e non sono quasi mai a casa. Capisco. Controlliamo i consumi. Vedo che questa è una bolletta basata su consumi stimati e non reali. Consumi stimati. Cosa significa esattamente? Significa che il sistema ha calcolato quanto pensa che lei abbia consumato, senza leggere il contatore. Ma è un errore enorme. Il mio contatore segna numeri molto più bassi. Non si preoccupi. Possiamo fare una contestazione. Lei ha fatto l'autolettura di recente? No, non sapevo di doverla fare. Posso dirle i numeri adesso? Sì, legga pure le cifre prima della virgola. Il contatore dice 01234. Grazie. In effetti, c'è una grande differenza. Apro subito una pratica di reclamo. Bene. E ora cosa succede? Devo pagare comunque questa bolletta da 450 euro. No, le consiglio di non pagarla per ora. Entro 10 giorni riceverà una bolletta corretta, o bolletta di conguaglio. Meno male. Mi ero spaventato molto. Devo mandare un'email o una raccomandata. Per sicurezza, le consiglio di mandare una segnalazione scritta tramite il nostro sito web. È più veloce. D'accordo. C'è un modulo specifico da compilare? Sì, cerchi la sezione reclami e selezioni contestazione importo. Grazie mille Elena. È stata molto gentile e paziente. Figurati, signor Rossi. Siamo qui per questo. Buona giornata. Buona giornata anche a lei. Arrivederci. Il signor Rossi chiude la chiamata e va al computer per inviare il reclamo formale. Qual è il motivo principale della telefonata del signor Rossi? Il signor Rossi chiama perché ha ricevuto una bolletta di 450 euro, un importo molto più alto del solito. Cosa indica il termine consumi stimati menzionato da Elena? Indica che il calcolo del costo si basa su una stima del sistema e non sulla lettura effettiva del contatore. Quale azione pratica suggerisce Elena per correggere l'errore della bolletta? Suggerisce di fare l'autolettura del contatore e comunicare i numeri reali prima della virgola. Nella frase le consiglio di non pagarla, a cosa si riferisce il pronome la? Il pronome la si riferisce alla bolletta, femminile singolare.
Cosa deve inviare il cliente tramite il sito web per formalizzare la pratica? Deve inviare una segnalazione scritta o un reclamo tramite la sezione apposita del sito. Cos'è la bolletta di conguaglio che il signor Rossi riceverà in futuro? È la bolletta corretta che tiene conto dei consumi reali e corregge la differenza pagata o calcolata in eccesso. È una splendida mattina di sole in un agriturismo vicino a Siena. Thomas, un turista, incontra Giovanni, il proprietario della fattoria. Buongiorno Giovanni. Che aria meravigliosa che c'è qui. Cosa state facendo di bello oggi? Buongiorno Thomas. Oggi è una giornata importante. Raccogliamo le olive e prepariamo le verdure per la cena dal campo alla tavola. Dal campo alla tavola. Mi piace molto questa idea. Tutto quello che mangiamo cresce qui. Esattamente. Vedi quell'orto laggiù? Lì coltiviamo pomodori, zucchine, melanzane e tante erbe aromatiche. Vedo anche molti alberi da frutto. Quelli sono alberi di limoni. Quelli vicino alla casa sono limoni, sì. Più avanti ci sono i peschi e i filari di vite per il nostro vino rosso. Incredibile. Posso aiutarti a raccogliere qualcosa? Vorrei imparare. Certamente. Prendi questo cesto. Andiamo a raccogliere le uova fresche nel pollaio per la pasta fatta in casa. Le uova calde. È la prima volta che lo faccio. E dopo cosa facciamo? Dopo andiamo nell'orto a prendere il basilico e i pomodori maturi per fare la bruschetta. Pomodori e basilico. Sento già il profumo. Usate anche l'olio della vostra fattoria? Certo, usiamo solo olio extravergine d'oliva spremuto a freddo. È il nostro oro verde. Ho visto anche delle pecore in collina. Fate anche il formaggio? Sì, produciamo il pecorino toscano. È perfetto mangiato con il miele delle nostre api. Tutto sembra così genuino e naturale. In città è difficile trovare cibo così fresco. È vero, qui seguiamo il ritmo delle stagioni. Se un prodotto non è di stagione, non lo mangiamo. È una bellissima filosofia. Mi sento già più sano solo a guardare questo paesaggio. Allora al lavoro. Dopo la raccolta, ci aspetta un bel bicchiere di vino e un tramonto indimenticabile. Perfetto, Giovanni. Cominciamo dalle uova. Tommaso e Giovanni si incamminano verso il pollaio, circondati dal verde delle colline toscane. Qual è il significato dell'espressione dal campo alla tavola? Significa consumare prodotti freschi coltivati direttamente nel luogo in cui si mangia, senza passaggi industriali. Cosa vanno a raccogliere Tommaso e Giovanni nel pollaio?
Vanno a raccogliere le uova fresche per preparare la pasta fatta in casa. Quali frutti e piante vengono menzionati come presenti nella fattoria? Vengono menzionati olive, pomodori, zucchine, melanzane, limoni, pesche e uva vite. Con cosa suggerisce Giovanni di mangiare il pecorino toscano? Suggerisce di mangiarlo insieme al miele prodotto dalle api della fattoria. Anna, Luca e Sofia prendono un caffè e parlano di un articolo di giornale. Ragazzi, ho letto un articolo assurdo. Cosa faresti con un superpotere che dura solo 10 minuti? 10 minuti. Troppo poco. Ma se potessi scegliere, io volerei in cima al Duomo, guarderei Milano e poi tornerei subito giù. Sarebbe incredibile. Luca, volare è bello, ma è inutile. Io userei quei 10 minuti per parlare tutte le lingue del mondo. Chiederei consigli finanziari in giapponese e leggerei documenti segreti in russo. Sofia, tu sei troppo pratica. Io non farei niente di così grande. Forse riordinerei casa mia in un secondo, con il superpotere della supervelocità. Così avrei più tempo libero. No, Anna. Pensare in grande. Io credo che con il potere dell'invisibilità entrerei in un museo famoso e toccherei, solo un momento, un quadro di Van Gogh. Toccare un quadro? Che rischio! Se avessi il superpotere di vedere il futuro, comprerei subito i numeri della lotteria. È il modo più pratico di usare i 10 minuti, no? Forse hai ragione, Sofia. Compreresti un sacco di cose, ma poi cosa faresti? Io credo che 10 minuti di felicità pura, senza preoccupazioni, sarebbero meglio di tutti i soldi. Questo è un bel superpotere, Anna. Ma io continuo a preferire il volo. Magari per 11 minuti la prossima volta. I tre amici finiscono il caffè, sognando i loro poteri temporanei. Quale tempo verbale usano i personaggi per parlare dei loro desideri? Il condizionale semplice, esempio, volerei, userei, per esprimere ipotesi e desideri. Quale superpotere pratico vuole Sofia e per quale scopo? Parlare tutte le lingue. Per chiedere consigli finanziari e fare la lotteria. Perché Anna userebbe il condizionale in sarebbero meglio? Per esprimere una sua opinione, preferenza o ipotesi non reale. Quale superpotere vuole Anna per riordinare casa velocemente? La supervelocità, per finire in un secondo e avere tempo libero.